Ci troviamo in via della Sapienza numero 4, dove si trova il Palazzo della Sapienza. Qui è possibile notare l'epigrafe che ce ne vuole ricordare la ristrutturazione, voluta da Cosimo I. L'epigrafe ha posto, sopra il messaggio commemorativo vero e proprio, lo stemma della famiglia dei Medici, caratterizzato dal marchio di famiglia, 6 sfere disposte a cerchio che simboleggiano dei bisanti, monete d'oro utilizzate per scambi commerciali. La sfera centrale in cima presenta anche 3 gigli, fleur de lis. La corona, posta sopra lo stemma, ha la forma attribuita ai cavalieri aureati, titolo di Cosimo I. Il viso sottostante allo stemma tiene appeso alla bocca una pecora, simbolo di mansuetudine, di pazienza nelle avversità e di buona amicizia. Ai tempi il Palazzo della Sapienza aveva una funzione diversa rispetto a quella di oggi. Al primo piano ospitava varie lezioni, che potevano anche tenersi in altri luoghi. Al secondo invece venivano ospitati sia gli studenti che i professori, provenienti da diversi stati d'Italia, proprio come un campus. Questa epigrafe permette di raccontare il motivo dell'importanza di questa ricostruzione, un motivo che risale sino alla fondazione, nel 1338. Il Papa Benedetto XII aveva scomunicato nel 2 marzo di quell'anno la città di Bologna, dove si trovava l'ateneo italiano più apprezzato. La città di Pisa volle sfruttare questa situazione per far sì che fosse il suo studio a diventare il centro di cultura e sapere di tutti gli stati italiani. Vari docenti di già buona fama vi si recarono dopo aver abbandonato lo studio di Bologna, ormai divenuto meno prestigioso. Inoltre Clemente VI conferì all'Ateneo pisano il titolo di Studium Generale nel 1343, con la famosa bolla in Supreme Dignitatis, incipit riportato ancora oggi nel simbolo dell'Università di Pisa. Infine, anche l'imperatore Carlo IV, nel 1355, consacrò l'istituzione. Purtroppo, a partire dal 1356, iniziò una serie di guerre tra Pisa e Firenze, che vide la sconfitta finale di Pisa all'inizio del 400. Questa condizione di incertezza ed in seguito di inferiorità politica comportò un'iniziale decadenza dell'università, riflesso della crisi complessiva che era caduta su tutta la città. Lorenzo il Magnifico decise di ripristinare definitivamente l'Ateneo pisano nel 1472 e scelse come nuova sede la Piazza del Grano, il centro commerciale cittadino. Il mercato che prima vi si trovava venne spostato in quella che oggi è chiamata Piazza delle Vettovaglie. I lavori vennero lasciati incompiuti dopo la morte di Lorenzo il Magnifico e le lezioni si continuarono a tenere in posti alternativi, come ad esempio i monasteri di San Michele, San Filippo e San Pierino per le lezioni di diritto, e il convento di San Nicola e un edificio di piazza San Caterina per le lezioni di arte e medicina. Fu solo grazie alle sovvenzioni date dal Papa Leone X nel 1515 che furono finiti i lavori al primo piano dell'edificio. Sembrava perciò che l'attività avesse ormai passato il peggio e le lezioni ripresero per un breve periodo, grazie all'aiuto economico ecclesiastico. Questo periodo purtroppo era destinato a non durare e l'aiuto economico dato a non essere sfruttato. Nel 1521 infatti iniziò un conflitto tra Carlo V e il re di Francia Francesco I, dove quest'ultimo dichiarò guerra. Clemente VII, in origine un esponente della famiglia Medici, aveva inizialmente appoggiato Carlo V in questa guerra, ma 3 anni dopo, nel 1524, decise di allontanarsi dall'alleanza. Sommandovi il fatto che Carlo V aveva anche votato a suo favore per l'elezione a Papa, la sua azione venne interpretata come tradimento. La famiglia dei Medici fu scacciata da Firenze e il papato non diede ovviamente più sovvenzioni per mandare avanti lo studio pisano, essendo lui stesso appartenente a quella famiglia. Firenze da sola non era in grado di mantenere aperto l'Ateneo e quindi, di nuovo, vennero sospese le lezioni e sembrava davvero la fine dell'Ateneo pisano. Invece lo studio riaprì, grazie proprio al duca Cosimo I, che investì nella restaurazione delle strutture. L'attività riprese regolarmente con sovvenzioni adeguate. L'affissione dell'epigrafe sopra la Sapienza, avvenuta nel 1550, volle quindi ricordare questo importante rinizio delle attività, partito sin dalla sua ristrutturazione e avvenuto con successo.
che ha contribuito a elevare nei secoli la città stessa.